Buongiorno ragazzi e benvenuti su S-Video. Oggi parliamo dell'impermeabilità delle GoPro. Cosa intendo per impermeabilità? Ovvero la capacità di portare la vostra GoPro sott'acqua senza l'utilizzo dello scafandro. Se non siete sicuri di quali modelli possano andare sott'acqua, vi consiglio sempre di andare a vedere sul sito GoPro. In descrizione vi lascio il link, ma comunque ve lo spiegherò io. Attualmente la nuovissima Hero 7, la Hero 6 e la Hero 5 possono andare in acqua fino a 10 metri insieme alle Hero Session, Hero 4 Session, Hero 5 Session. La GoPro Fusion può andare pure sott'acqua ma fino a 5 metri. Non so se lo sapete, ma molti utenti si sono lamentati del fatto che dopo aver immerso la loro GoPro in acqua, che sia della piscina o del mare, abbiano avuto problemi. Io non so perché questo sia accaduto, perché ho utilizzato per 2 anni le GoPro in acqua senza scafandro, ovvero la GoPro Hero 5 Black e la Hero 6 Black. Le ho utilizzate sia in piscina che a mare. Non ho mai raggiunto effettivamente i 10 metri di profondità, ma sono stato sempre intorno ai 5 metri, e quelle poche volte che sono andato fino a 10 metri, come ad esempio durante un'immersione molto semplice fra virgolette, perché appunto sono stato fino ai 10 metri di profondità, in quel caso ho utilizzato uno scafandro molto low cost e che comunque funziona molto bene, che vi lascio in descrizione. Io non consiglio sempre l'utilizzo dello scafandro solamente se volete la migliore qualità fotografica. Ad esempio io ho realizzato questi scatti sott'acqua senza l'utilizzo dello scafandro. Li potrete visionare direttamente anche sulla mia pagina Instagram hiker.soul. La cosa fondamentale prima di immergere la vostra GoPro è quella di controllare che gli sportellini siano effettivamente chiusi e che non vi sia della polvere, della sabbia o qualsiasi altra cosa intorno alle guarnizioni. È anche molto importante che dopo averla immersa andrete a pulirla molto bene, soprattutto se la immergete nell'acqua di mare. Questo perché col tempo il sale tende a corrodere. Quindi se voi oggi andate a mare, immergete la vostra GoPro, appena tornate a casa lavatela con l'acqua dolce e asciugatela con un panno, con un tovagliolo, con qualcosa comunque che non vada a graffiare le lenti. Ovviamente non utilizzate un phon per asciugarla. Io l'ho sempre utilizzata con il frame e il silicone case e ripeto che non ho mai avuto problemi in 2 anni fino ad ora, e adesso vi farò vedere appunto la GoPro in azione in acqua senza l'utilizzo dello scafandro. Ok, è arrivato il momento di testare la GoPro senza scafandro, ve la faccio vedere qui. Ok, bene ragazzi, immergiamoci e via! Come potete vedere la sto utilizzando sott'acqua. Ora vi faccio vedere una serie di riprese. Inoltre ragazzi è possibile utilizzare il touchscreen anche se è bagnato, ovviamente non risponderà al meglio, mentre sott'acqua i comandi non riuscirete a darli, potrete utilizzare semplicemente i tasti fisici. E mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale.